esperienza di wargame e di appassionati di fumetti Marvel non abbiamo memoria di niente di più evocativo di una battaglia con il gioco da tavolo HeroClix Miniature. Con gli HeroClix tutta l'azione si focalizza sui personaggi, che sono miniature in plastica molto ben realizzate, e di questi personaggi ne possiamo scegliere svariate centinaia. Possiamo spaziare, infatti, dall'universo Marvel all'universo DC, dagli X-Men a Batman a Star Wars. Tutto il nostro immaginario fumettoso, ludico e cinematografico avrà la sua controparte con Basetta, realizzata dalla WizKids e distribuita in Italia dalla Cosmic Games. Ma cos'è la Basetta? La Basetta è quel meccanismo geniale che trasforma una miniatura, con cui avremmo già potuto divertirci a prescindere, in una meccanica di gioco tanto precisa che, accompagnata alle numerose mappe quadrettate che vengono fornite con le confezioni di HeroClix, permette di realizzare tornei con tanto di punteggi e classifiche in tutto il mondo. Come funziona la Basetta? Il quadrante di combattimento di un HeroClix deve essere girato in senso orario, quando un HeroClix viene colpito, di un numero di click pari al valore del danno subito. Il danno che un HeroClix può ricevere, e in caso di un'azione di combattimento che sia andata a vostro sfavore, è indicato in rosso in basso a destra sulla basetta. Il divertimento e l'avanzare del gioco, quindi, viene scandito dagli inesorabili click della basetta dei vostri personaggi, che farete avanzare in senso orario o antiorario a seconda delle circostanze, e che a un certo punto sanciranno la sconfitta o la vittoria della vostra squadra. La modalità descritta finora è quella con il regolamento base, che prevede solo movimento e scontro, ma il vero divertimento lo potrete provare utilizzando le carte azione relative ad ogni personaggio, le cosiddette pack. In questo modo potrete utilizzare i poteri speciali di ognuno degli HeroClix e formare squadre a tema. E con squadre a tema intendiamo che potrete avere una squadra in cui ci sia un mix tra supereroi e super cattivi, ma che abbia una tematica in comune. I poteri speciali legati alle caratteristiche e alla storia di ognuno dei personaggi li trovate elencati naturalmente nelle carte personaggio. Che dire, nonostante la meccanica piuttosto lineare basata sulla basetta di un HeroClix e l'utilizzo aleatorio dei dadi per stabilire la potenza del vostro attacco, in una partita ad HeroClix la fantasia rimane ancora la padrona assoluta. È tutto vostro, infatti, il potere di creare la storia dietro la battaglia che inscenerete e dietro la formazione di squadre eterogenee di buoni e cattivi. HeroClix è quindi un wargame in miniatura. Il vostro obiettivo è quello di sconfiggere la squadra avversaria con la squadra di supereroi e o super cattivi che avrete creato voi. Per cominciare a giocare occorre innanzitutto parlare di bilanciamento, ovvero le squadre che si battono ad HeroClix devono avere, sommando il punteggio di ognuno degli HeroClix, circa lo stesso valore. Cominciamo quindi subito ad impostare una partita bilanciando uno standard di 300 punti a squadra, e questo vuol dire che la somma quindi di ognuno dei personaggi della vostra squadra dovrà mantenersi vicina a questo numero. Ma cosa serve per giocare a HeroClix? Per giocare ad HeroClix servono 2 giocatori, una mappa HeroClix, alcuni personaggi HeroClix per ogni giocatore, 2 dadi a 6 facce, alcuni token di azione, la carta poteri e abilità per ognuno dei personaggi. Quali sono le nostre 5 regole per giocare con le miniature HeroClix? Regola numero 1, la mappa. Stendete la mappa, che di solito è di dimensioni ragguardevoli, quindi predisponete uno spazio adeguato, una superficie piana adeguata, e studiatene i dettagli, facendo attenzione in modo particolare alle caselle con i bordi colorati. Le squadre partono dalle caselle delimitate di rosa e tutte le caselle con i bordi bianchi sono di solito ostacoli. Ci sono poi zone sopraelevate, accessibili solo
con le scale per quei personaggi che non sono dotati della possibilità di volare. Regola numero 2, il movimento. Osservate la basetta tonda del vostro personaggio. Posizionatela ruotandola sul clic numero 1. Potete muovere il vostro personaggio di tante caselle quante ne indica il numero nella prima colonna in alto a sinistra, accanto al disegno del piede in movimento. Se il numero è 9, potete spostarvi dalla posizione di partenza di 9 caselle utilizzando qualunque direzione, che sia orizzontale, verticale e diagonale, naturalmente cercando di ottimizzare le distanze percorse. È inutile raggiungere un punto facendo più movimenti in orizzontale e in verticale quando potete raggiungere lo stesso punto muovendovi con una sola mossa in diagonale. Regola numero 3, le azioni. Nella versione base del gioco, durante il vostro turno, potete assegnare un'azione ad ogni vostro personaggio in qualsiasi ordine, scegliendo tra due tipi di azioni possibili. Un'azione di movimento, e quindi muoverete il vostro personaggio da una casella della mappa ad un'altra, un'azione di attacco, e quindi attaccherete un personaggio avversario con un attacco corpo a corpo o con un attacco a distanza. Regola numero 4, il combattimento. Quando volete attaccare, osservate la basetta del vostro personaggio. I valori che vi interessano sono il valore del vostro attacco, che è il secondo della prima colonna, cioè quello accanto al simbolo del pugno, e la gittata, ovvero a quale distanza potete colpire i vostri nemici. È un numero fisso che prescinde dal numero di click a cui è arrivato il vostro personaggio ed è indicato a destra della seconda colonna, accanto ad un certo numero di fulmini che indicano quanti nemici potete colpire con il vostro attacco contemporaneamente. Dopodiché osservate il valore del danno che arrecate. Dopo aver osservato questi valori, lanciate i dadi. Siamo sempre nella fase di combattimento. Quando attaccate, quindi lanciate entrambi i dadi, sommate il valore del lancio a quello del vostro attacco e confrontatelo con il valore di difesa del vostro avversario. Il vostro avversario dovrà controllare il terzo valore della prima colonna di sinistra che ha accanto il simbolo dello scudo. Se è maggiore o uguale a quel valore, il vostro attacco ha avuto successo e il vostro avversario dovrà fare tanti clic sulla basetta pari al valore del danno che gli avete provocato. Regola numero 5, vincere il gioco. Nella versione base del gioco, il vincitore è il giocatore a cui sono rimasti in campo dei personaggi dopo che tutti i personaggi avversari sono stati sconfitti.